Ed eccoci qua, dopo tanti anni di attesa finalmente è arrivato l'Eachine E110, il vero drone militare, l'unico e inconfondibile usato dall'esercito USA. Lo chiamano drone, ma come vedete adesso è un elicottero, quindi c'è sempre stata un po' di confusione fra droni e elicotteri, soprattutto droni con le eliche e anche droni che volano. I droni militari soprattutto volano, sono molto più grossi e sono molto più cattivi. Andiamo a vedere un po' di caratteristiche velocemente. 15 minuti di volo, poi li testeremo e vedremo se è vero. E l'altitude control, che è una delle cose più comode per i principianti e soprattutto per chi non ha mai volato con un elicottero, perché potrebbe non essere così semplice, ma ormai la tecnologia ci viene incontro e ci aiuta con queste tecnologie. Ok, poi andiamo a vedere velocemente. Abbiamo il decollo e l'atterraggio automatico, molto comodo, una fotocamera non stabilizzata che sicuramente nel suo punto di forza, ma è molto carina, non succede spesso di trovare su questi modelli delle telecamere. Il sensore, come dicevo, per farlo rimanere in aria da solo, giroscopio 6 assi, anche questo molto utile per i principianti, 2.4 che ci permetterà distanze maggiori rispetto agli altri sistemi, le batterie intercambiabili, la ricarica USB molto facile, 4 canali, quindi ci sono abbastanza movimenti, vedremo poi nel radiocomando cosa vuol dire, RTF, quindi pronto al volo e soprattutto facile per tutti, quindi consigliato sicuramente a qualsiasi fascia di età, ovviamente 14+. Ok, andiamo a spacchettarlo velocissimamente, togliamo la pellicola. Ok, apertura, un trascinamento non comodissima. Ed ecco qua il nostro drone. Togliamo le plastiche, troviamo il radiocomando abbastanza plasticoso, la batteria di riserva, la batteria principale, cacciavitino immancabile, 2 eliche di ricambio e il cavetto USB, micro USB per la ricarica. Andiamo a tirare fuori subito il nostro drone, tra virgolette, e lo prendiamo in mano. Qua vediamo l'antenna, il rotore di coda, lo stabilizzatore, un piccolo LED e qua le pale senza dei pesi, ma il motore centrale è molto ben bilanciato, direi, un bel mezzino, mi piace davvero tanto ragazzi. Qui abbiamo la nostra fotocamera regolabile manualmente e poi qui abbiamo la nostra batteria estraibile, era già attaccata, di solito non fanno queste cose, col pulsantino di on e off si dovrebbe vedere anche la carica, ovviamente adesso lasciandola attaccata. Ok, sono tutte completamente scariche, dovremo andarle a ricaricare. La cosa molto comoda è che non ci serviranno trasformatori particolari, basterà attaccare qui una micro USB e inizieranno la ricarica. Per i più curiosi la batteria è un 580 mAh, voltaggio 3,7 volt, quindi comunque sono in linea con la dimensione del drone. Andiamo a vedere subito il radiocomando. Come vedete abbiamo un tasto di on e off, regolatore di velocità, decollo e atterraggio automatico, tutti i trim che sono molto importanti negli elicotteri per le regolazioni, e poi come vedete, avendo il giroscopio, noi abbiamo il ritorno. Può essere sia modalità 1, mi sembra di aver visto un'applicazione, sia modalità 1 che modalità 2, quindi anche questa è un'altra comodità ed è tutto fatto tramite software. Qui serviranno 4 batterie stilo. Ok, qui abbiamo le istruzioni con un QR code, ovviamente sia iOS che Android, e poi le varie istruzioni dell'applicazione che andremo poi a curiosare per bene. E qui il nostro immancabile manuale, mi sembra fatto abbastanza bene, molto preciso, con l'inglese ovviamente, non altre lingue, però guardate quante istruzioni abbiamo, quindi anche questo molto completo. Che dire ragazzi, non ci resta che mettere in carica le batterie, aggiungerle al radiocomando e andarlo a provare sul campo.
Ok ragazzi, eccoci alle conclusioni finali di questo video. Se vi state chiedendo perché non ci sono tanti video delle riprese, perché le riprese con una telecamera 720 non stabilizzata fanno solo venire nausea e nient'altro, quindi era anche abbastanza inutile mettervele, ma un piccolo assaggio ve lo do mentre sto parlando. Se mi state chiedendo, è un drone, è più un elicottero con una telecamera molto entry level, quindi direi che oltre al gioco non andiamo. Voglio spiegarvi anche un altro arcano delle batterie. Bisogna tenere premuto per vedere quanta carica ha la batteria, e anche allo stesso modo per accendere il drone, e come vedete questa adesso è piena. Poi si ritiene premuto e si rispegne la batteria. È molto scenografico da vedere, molto bello, molto completo, molto stabile. Però se mi dovete dire sono delle belle riprese, no, le riprese poi non sono belle. Diciamo che è consigliato magari per un bambino all'inizio come gioco 14+, vi ricordo, molto scenografico, ma direi che come riprese non ci siamo. La radio molto base anche questa. Adesso vi faccio vedere il primo problema a cui ci troviamo di fronte. L'applicazione si chiama Sentry, sembra fatta anche bene, è carina. Adesso accendiamo un secondo il nostro mezzo. Come vedete lucine, led, tutto molto bello, perché su questo bisogna essere onesti. Ok, come vedete qua siamo connessi a Sentry ed ecco la visuale, tutto molto carino. Adesso vi faccio vedere anche un po' come si vede. Un po' di ritardo ce lo abbiamo, ma soprattutto vi posso assicurare che quando si muove, per quanto si muova poco, poi abbiamo l'effetto un po' di nausea, sickness. Altro problema, se mi metti una telecamera sul drone tra virgolette, poi mi dai una radio, io quando lo voglio pilotare, lo voglio vedere tramite radio, non mi sembra che questa radio abbia assolutamente niente per attaccare il mio cellulare alla radio, quindi questo forse è l'unico vero grosso difetto. Sembra un po' una radio data così a caso. Tra le altre cose vi dico di fare attenzione anche qui, come vedete facciamo on, compaiono i tasti, potremo guidare il nostro drone tramite i comandi dal cellulare, però non potremo poi utilizzare più la radio. Quindi mi raccomando, non schiacciate on, perché sennò poi la radio non vi dà più segnale, potreste dire che non riuscite più a controllarlo. Invece no, è solo esclusivamente che abbiamo iniziato la modalità col cellulare, quindi non riusciamo a farlo tramite il nostro radiocomando. Abbiamo anche uno zoom qua, se vediamo possiamo zoomare, però se già l'immagine di suo di default è abbastanza scarsa, vi posso assicurare che un 720 zoomato può solo che peggiorare la situazione. Poi vi voglio far vedere anche un po' di altre cose. Abbiamo le varie velocità, possiamo fare le foto, i video. Qui possiamo invertire l'immagine, non so per che cosa. Qui raddoppiare lo schermo per metterlo su un visore, ma con un 720 ve lo sconsiglio. Poi tutte le altre funzioni, diciamo, sono solo esclusivamente per l'uso col radiocomando. Ve le faccio vedere un secondo. Questo ci toglie il controllo, diciamo, dei movimenti. Qui possiamo regolare la velocità, fotocamera e tutto il resto. Poi qui abbiamo sì e no il giroscopio, anche se guidando con un cellulare vi sconsiglio di non usare il giroscopio. Qua invece abbiamo in automatico, ci tira giù la visuale. Non so anche questo cosa serve, forse per fare delle riprese un po' più ferme, ma con il limite della telecamera vedo difficile fare anche quello. Poi vabbè, atterraggio e decollo in automatico. Che altro aggiunge? Se mi doveste dire è il drone della tua vita, non lo cambierai mai, vi dico no. Però con questa forma ve lo posso assicurare, al mio sogno da tanti anni provarlo. Sono stato preso un po' dalla scimmietta, diciamo, e l'ho comprato, però ovviamente adesso averlo provato poi lo rivenderò quasi sicuramente, perché sono abituato ben ad altri standard, e quindi questo oltre che a un gioco non va. Ci farò qualche voletto, me lo guarderò volare, che altro lo guardi volare come se fosse un elicottero tralasciando la telecamera, e poi lo rivenderò. Qualsiasi dubbio che abbiate, come al solito, potete scriverlo nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Buon volo a tutti, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!